Parliamo di Milano Games Week. Cosa è successo? Cosa abbiamo fatto? Le nostre 1000 avventure, le cose più pazze, assurde che sono capitate, gli incontri, gli scontri, gli amici, le amicizie rovinate oppure potenziate proprio da questa Milano Games Week. Allora, io come ben sapete, sono andato a Milano Games Week la prima volta quando è diventata Games Week più Cartoomix. Quindi doveva essere il 2021, quando c'era anche il Creator District. Io quella volta ci sono andato e mi sono innamorato. Cioè, c'era Nicola Giustinelli, mio fratello, che mi diceva vieni a Milano, perché Milano c'ha una filosofia completamente diversa di fare la fiera. E io non ero proprio convinto, perché non sono molto lato gaming, sono molto più lato fumetto. Ora le due cose si erano unite e era interessante effettivamente. Il primo anno che era andato, vabbè, eravamo tutti quanti amici, c'era il Creator District dove c'era un sacco di gente, poi questa filosofia è rimasta. Infatti quest'anno ho visto una cosa molto simile per un'altra agenzia. Il Creator District era sostanzialmente di Evox, qui ho visto un'altra agenzia che faceva più o meno la stessa cosa e c'è una situazione un po' straniante, secondo me, di Milano Games Week, che è un po', anzi, più che straniante, quando l'ho provata io, devo dire che io sono più per incontrare le persone, quindi andava abbastanza bene, però capisco che è un po' deumanizzante, ma naturalmente noi siamo tutti quanti un po' deumanizzati quando partecipiamo agli eventi, cioè prendono i content creator, li mettono in un posto che non è accessibile alle persone, però le persone possono guardare e anche io, quando ho partecipato a questa cosa qua, ogni tanto mi avvicinavo tipo alla barriera, alla ringhiera, per fare delle foto, per salutare qualcuno, autografi, eccetera, eccetera. È uguale. Succedeva questa cosa con un'altra agenzia, adesso non ricordo qual è, quella dove stanno gli Arcanite, ok? E loro li ho visti un po' impacciati con questa cosa qua, e effettivamente mi rendo conto che è deumanizzante. Sembra di stare letteralmente allo zoo, una puntata ai confini della realtà. Totalmente, che tu vedi questi creator che interagiscono tra loro e puoi vedere solo quello, vorresti toccarli però non puoi, siccome io già mi sento completamente immerso in questa situazione, cioè quando sono qua, per me tutti quanti voi che scrivete, sì, siete un avatar, siete un nickname che scrive, però siete persone che già mi guardano, quindi persone che, diciamo, con cui ho o non ho a che fare, cioè per me è normale, cioè per me è proprio ovvio che debba funzionare in questo modo qua, cioè c'è sempre un filtro tra di noi, e quel filtro nel caso fisico sono le ringhiere, le barriere, cioè per me è normale. So che per molti può essere deumanizzante e probabilmente lo è completamente, però per me era normalissimo. Ho visto altri che la soffrivano un po' questa cosa. Dice Martina: io ero a bere dentro uno di quei cosi, invitata da un amico, ed ero stra a disagio, infatti dopo poco sono andata via. Ci sta, secondo me per quelli che ancora non, cioè diciamo che stanno da poco, tra molte virgolette, stanno da poco in questo mondo, effettivamente, sì, può essere molto complicato averci a che fare, può essere un po' devastante, effettivamente. Attento a Dodoria. Sto sempre attento a Dodoria. È vero, può essere quello. Sì, semplicemente una questione di abitudine, sostanzialmente. Poi, eventi, cose da fare a Milano, ce ne sono stati, a voglia, ce ne sono stati un botto. Effettivamente siamo stati molto presi da tante cose, sostanzialmente. Abbiamo fatto un sacco di incontri, in realtà, cose che non avrei voluto fare. Vabbè, mi volevo divertire un po' di più, ma io mi sono divertito. Primo giorno è stata una giornata, anzi il giorno zero, perché io sono arrivato un giorno prima. Ho salutato tutti gli amici, c'erano quelli di Sakura Town, ho fatto un sopralluogo, ho visto, poi sono andato a cena con gli amici di Lucca Manga School che ci tenevano a passare una serata insieme. Ero lì con la signora Lorenza, con Caterina, con la Ceci. Abbiamo cenato nel mio albergo sostanzialmente, perché era più comodo per tutti, e c'era la neve, ragazzi, cioè sono andato lì a Milano, mi sentivo Totò, letteralmente con la lanterna così, ma so che a Milano c'è la nebbia, a Milano c'è la neve col bacco, ma era proprio quella cazzo di situazione, cioè mai vista una roba del genere. E io a Milano appunto ci vado da anni, mai successa questa cosa, e quindi vabbè, andava così.
E dopo aver passato questa serata meravigliosa, stupenda, sì, la tua nonna ha fatto nevicare, ma infatti comunque era una bellissima serata, no? Con la neve ovviamente, la neve ha reso bello. Difficile confondere nevischio per neve. C'era la neve, Nicolas, tu sei calabrese, cosa cazzo sai della neve? Dove stai tu? Io ho il Vesuvio qua dietro e quando fa freddo c'è davvero la neve. Oh capiel, ngoppa isso, ma cosa cazzo ne sai tu che sei calabrese? Comunque, primo giorno è andato tranquillo, ricognizione, preparare cose per il giorno dopo. Primo giorno di fiera, ore 9? Ma quali ore 9? Ma quali ore 9, ragazzi? Ore 8 del mattino, pronti. Ore 8 del mattino, 8 e mezza. Io ero nei padiglioni. Controlliamo, ci prepariamo per il lavoro, zanetti in spalla, vado in giro, sistemo le cose, faccio tutto. Mi chiama Tony, mi raccomando, aiutami, io non ci sono, mi serve una variant, comprami la variant, comprami questo, manaccia, appena cominciato. Subito i favori. Vado a mettermi in fila per comprare variant e biglietto per incontrare Hiroyuki Eto. Aspettate. Vado lì e alle 10 avevo il press café con Hiroyuki Eto. Quindi gli dovevo fare delle domande. Mi viene detto che avrebbero aperto la vendita alle ore 10:30. Faccio due calcoli, dico. Ci sono i biglietti da 130 euro per entrare alle 9. Alle 10 io devo fare il press café. Poi alle 10:30 dovrei tornare qui. Ho detto, si balza il press café, non gli domando niente al maestro, io picchetto qua, non mi interessa. Quindi alle 8:30 io mi sono messo così, non c'era nessuno, stavo da solo. Ho detto, vabbè, non me lo vendete. E io aspetto, mi metto così, dormo. Sono messo così, aspettato, ho messo a dormire un po'. Ho detto, vabbè, prima o poi me lo daranno questo cazzo di biglietto. Aspetto. E mi faccio la picchettata. Un po' alla volta cominciano ad arrivare i soliti, cominciano ad entrare tutti come i pazzi, le solite persone che conosciamo, che vediamo già nelle file, siamo sempre gli stessi, sempre, almeno quelle 40-50 persone sono sempre le stesse, ci siamo visti tutti quanti, ovvio, e io ero il primo Pereto, ci mettiamo lì, aspettiamo che si possa comprare. Compro il biglietto alle 10:30, compro il mio biglietto, io scappo e vado a fare il press café per Hiroyuki Eto. E gli domando una cosa, ho domandato al maestro se lui avrebbe mai potuto fare o voluto fare un manga game, cioè, tra molte virgolette un manga game, cioè nel senso fare come un libro game, però manga. E mi ha detto che ci ha provato perché la dimensione del videogioco, che è applicato a Guruguru, un po' porta queste multiple soluzioni, multiple scelte, eccetera, eccetera. E ha detto, però, per la natura stessa del manga non sono riuscito a farlo. Allora, non ha spiegato tanto, però io ho intuito che lui intendesse che siccome il manga è settimanale o al massimo mensile, diventa difficile riuscire a prevedere in anticipo determinate cose e come poi farle succedere. Cioè, avrebbe dovuto fare tutto il manga prima e poi pubblicarlo, cosa che in Giappone non si fa. E quindi, vabbè, è andata così. Lui un grande, veramente un grande, perché poi dopo sono andato a incontrarlo e il primo disegno l'ha fatto a me. Il primo disegno della giornata, chiaramente io ero il biglietto numero 1 che stavo picchettando dalla mattina. L'ha fatto a me. Io sono arrivato là, gli ho fatto vedere il video di quando l'anno scorso avevo annunciato proprio io sul palco di Milano Games Week la nuova edizione di Guruguru, cantando la canzone. E io gli facevo vedere e comincio a vedere che lui comincia a canticchiare la canzone, fa Guru, Guru, magico mondo, e così. Ma il maestro conosce, sa? E la traduttrice mi conferma, dice sì, lui conosce la canzone, gli piace la canzone italiana, la sa a memoria. Ho detto, wow, top, impazziti comunque per questa cosa qua. E gli lascio lo shikishi perché ci davano lo shikishi già prestampato, con lo spazio per fargli fare la firma, la dedica e il disegno. E ti disegnava uno dei personaggi principali della serie. Sì, il maestro di cavalleggeri praticamente. E mi fa Kokori, che avevo chiesto Kokori, e poi c'era anche una bella attività a tema, divertente. C'era una scatola di sabbia dove tu potevi fare il tuo cerchio magico. Orgoglio italiano, la canzone di Guruguru. Faccio il mio cerchio magico e ci faccio la N del Napoli dentro. Ovviamente abbiamo riso tutti quanti, è andata così.
il maestro non ha capito, ma cosa doveva capire in quel momento? Ovviamente nulla, però ha visto che noi abbiamo riso. La mia Cocorica era la prima che ha fatto, infatti è tutta tremolante, cioè proprio l'ha fatta così, cioè, stava super agitato, cioè stava bene, cioè non è che stava agitato per qualcosa nella fiera, era felice, però è proprio tutto tremolante, stava, come devo dire, emozionato di incontrare i fan italiani, cioè un grande, no, non era pippato, stava veramente preso molto bene, assolutamente bene. Maestro all'opera, eccolo qua, poi il maestro all'opera, lui invece ha fatto questo, ha fatto il suo cerchio magico, e giustamente. Poi io correvo da una parte all'altra, andavo da una parte all'altra perché c'erano molte cose da fare. Il primo giorno ho fatto tanti contenuti per eBay, li avrete visti nelle storie. Ho anche incontrato Kurolili. Tra l'altro sto aspettando perché Sara mi ha fatto un video, ha detto voglio fare un video con tutti i creator parlando di Pokémon, vedendo qual è il loro Pokémon preferito. Io ho detto il mio ce l'ho sempre in tasca. E lei così, ma in che senso? Cioè, il mio è Golduck e io ce l'ho nel portafoglio. Fammi vedere, boom, lo tiro fuori dal portafoglio. Lei, ma è impossibile questa cosa. Come è impossibile? Io sono una persona onesta. Dico quello che faccio. Cioè, se ce l'ho, ce l'ho. E l'ha messo nel video. Mostra. Aspetta, dove ce l'ho? Perso il portafoglio per sempre. Sì, perso il portafoglio. Dove cazzo è? Ok. Perso. Rubato, ragazzi, rubato. Dove minchia l'ho messo? Forse... Ah, nella giacca. Ce l'ho nella... Eccolo qua. Sì, era nella giacca. Bravo, esatto. Eccolo qua. Dark Golduck. Quello del Team Rocket. E mi ha fatto questo video. Poi ho visto che lo faceva anche ad altri. E quindi dovrebbe uscire tipo un mega video con tutti i content creator, così. Grande Mazzo di Giovanni, grande Paolone, ti ricordi? E andavo avanti e indietro, ho visto un sacco di cose. Nel vault di eBay c'erano delle robe pazzesche. Io ho visto qualcosa come tipo 100.000 euro di roba tra pacchi sealed di carte Pokémon, c'era un Selga di Goku Kaioken, mamma mia, costava 15.000 euro. Ho detto, guarda, se costa 2.000 euro, te li do così, cash, c'ho questo addosso, c'ho 2.000 euro, cash, te li do subito, tutti, sull'unghia. No, costa 15, per 2000 non si può fare. Porca mannaggia, non l'ho potuto comprare. Niente, se no me lo sarei portato a casa quel Goku Kaioken, troppo bello. E poi ho visto l'unico Charizard italiano PSA 10, fantastico. E come vi dicevo, ho salutato Sara e poi ho incontrato il maestro Yoshimatsu. Yasuhiro Yoshimatsu, mio fratello, il più potente. Allora, Yoshimatsu io credo che sia una persona fuori, proprio fuori, un fratello, un grande. Ha cominciato la sua carriera con Dragon Ball, poi ha volato letteralmente come character designer di Trigun, poi ha fatto Hunter x Hunter, il remake 2011, bravissimo, proprio un mostro di bravura, e super alla mano, un grande, veramente, non ha mai, non so, rovinato il momento, sempre un fratello, sempre divertito e divertente, un grande. E primo giorno che lo abbiamo intervistato ha disegnato Gon, questo era sullo schermo, stava disegnando Gon, e ci ha raccontato un po' della produzione di Hunter x Hunter, ci ha detto che aveva incontrato anche altre personalità del mondo dei manga in generale, ma che lui è un super appassionato, cioè quando deve animare qualcosa che non è originale si va a recuperare tutto, quindi ha letto tutto il manga di Hunter x Hunter per entrare dentro la storia il più possibile. Il migliore, ricordo tutta la sua ultima intervista, le tue domande erano top, grazie Nicolas. Peccato che il video fosse stato un po' ballerino, chissà come mai. Poi mi sono detto, voglio andare alla Surfaria, voglio vedere un po' di persone che creano, che fanno delle cose. E avevo trovato questa ragazza che si chiama Koguri sui social. Si chiama Koguri, faccio vedere così da lontano, perché fa hentai. E aveva questa dojinshi di Mihawk e Perona, bellissima, che ho comprato. Ma mi sono comprato anche un suo Shikishi disegnato di Perona nuda, ho comprato una stampa da regalare a Mena, anche un disegno originale che aveva fatto di Sailor Mars, comunque preso tutto.
preso tutto, ho detto vai, dammi qua. E poi ho finalmente comprato anche il Cantico delle Braci, e mi ero completamente dimenticato di prenderlo a Lucca nella self area, perché ero passato, mi avevano detto 25 euro. A prima mattina, cioè pensa, io poi ho speso 35 euro per prendere tutto, ok? Quando sono passato però a Lucca 25 euro non li volevo spendere, questa è la verità, cioè non è che mi sono dimenticato. A prima mattina vado là, mi dice 25 euro, cioè non è un prezzo da Lucca per me, capito? Non è un prezzo da self area. A Milano ne ho spesi 35 perché ho preso anche il libricino di merda che vendono a fianco, il canovaccio, ho detto, ah, per Milano si può fare, per Lucca, ma a Lucca dovevo aver speso già centinaia di euro per la casa, anche 25 euro non li spendevo, infatti non li ho spesi, però ho aspettato poi di tornare a Milano e di comprarlo, e insomma poi quando lo leggerò il Cantico delle Braci vi farò sapere. Poi cosa succede? La sera decidiamo di andare al karaoke. Saltato l'hot pot. Hot pot, guarda, una scelta del cazzo di Nicola De Gobis, come sempre. Andiamo in questo hot pot a Paolo Sarpi. Andiamo a mangiare. Prima volta che mangiamo l'hot pot, però era una cosa divertente, ok? Ma parte da Martina. Vabbè, ma era una mia scelta, vabbè, era una tua scelta, però ti ci aveva portato Nicola, tu non sapevi niente, non sapevi un cazzo, Martina. Ora possiamo dirlo, una scelta veramente del cazzo. No, allora, no, non era una merda. No, Nicolas secondo me è un po' critico nei confronti dell'hot pot, sapete perché? Perché l'hot pot, vi spiego, è una ciotola divisa in più parti con il brodo dentro, 3 tipi di brodo, e poi tu prendi il cibo che lo ordini da questo foglio, te è stupida, hai scelto tu, ma fantastica scelta hai fatto, prendi questo cibo e lo metti a cuocere dentro l'hot pot che costantemente si scalda e questo brodo fuma dappertutto, e lo mettiamo dentro così. E lo mettevi dentro così e mangiavi. Abbiamo preso la carne, abbiamo preso verdure varie, eccetera, eccetera. Cosa succede però? Nicola secondo me è un po' critico perché lui non può mangiare i funghi. Ma non è che è allergico che muore. Cioè, secondo me è allergico, ma forse è intollerante, tipo. È intollerante ai funghi. Che se no avremmo già dovuto portarlo all'ospedale plurime volte, praticamente. Facevano anche coreano questo hot pot, tipo bulgogi. No, non facevano il coreano, era thailandese. Cinese, thailandese. Un mappazzone. No, non era un mappazzone, cioè ogni brodo aveva il suo gusto specifico che sceglievamo noi da principio. E allora ci arriva il cibo. E un po' alla volta noi pucciamo e mettiamo. E Nicolas fa, per favore, non mettete i funghi, per favore, che sennò poi sto male. Non li mettete, per favore, non mettete i funghi. E già, prima cosa, c'erano 3 brodi, 3 brodi. Uno plain, uno ricco e uno piccante. Ma piccante forte, che io quando ho cominciato a mangiare, prima di abituarmi, piangevo, dovevo piangere così. Morendo completamente. E già subito cominciano a mettere fungo nel brodo un po' più ricco. Quindi Nicolas poi ha dovuto scegliere soltanto il plain e quello piccantissimo. Non aveva una via di mezzo. Poi Martina, così, in un gesto di grande generosità, proprio accorato, un gesto di favore quasi, di cuore, prende un fungo gigantesco così e dice: tieni, prendete questo. Boom, lo mette dentro l'altra zuppa che era quella plain. Nicolas, così, e noi: Martina, sei sempre tu, hai rovinato la serata, devastando, non mangia più niente. Ma cosa ho fatto? Mo fai morire Nicolas, chiama subito GDA con il numero dell'ambulanza. Gianluca con il numero dell'ambulanza. Adesso chiamo l'ambulanza subito. Fine cena, il cazzo, ce ne siamo andati un'ora dopo da là. Ma quale fine cena? Quale fine cena? Ce ne siamo andati un'ora dopo. Comunque, secondo me l'hot pot è una cosa che se vai da solo mangi e ti rendi conto. Noi eravamo tanti e ci è avanzato. In realtà ci sono avanzati proprio solo i funghi shiitake di tutte le cose che abbiamo preso. Ma noi abbiamo preso un carrello cioè un carrello alto così, a 3 piani di cibo, era solo nostro. Cioè solo mio, GDA, Nicolas e altre persone presenti. Era solo nostro, tipo, quel carrellino lì. Ed è ludico. Cioè è divertente andare là a prendere questa carne con le bacchette, intingerla dentro il brodo, poi mangiare. Però è per ridere, non è per mangiare veramente, ok? Cioè, se vai da solo, forse che tu scegli sapientemente ogni
piatto forse puoi mangiare, ma se no è a cazzo, è a cazzo, è un momento per ridere che tu stai con 30 persone a tavola e fai casino, prendi questo, prendi quello, metti qua, metti là, cioè non è una cosa per mangiare, è una cosa per perdere tempo. E abbiamo perso tempo, cioè quanto ci è costato? 40 euro perdere tempo. Comunque, per convivialità, ma si fa! Ma Nicolas, chiaramente, lui nelle mannaio coro da montagne, lui nel cuore delle montagne calabresi, così. La convivialità, beh, è un valore che là è arrivato e non è arrivato, diciamo. Convivialità con altri calabri. Comunque, finisce questa serata e decidiamo di andare. Raga, abbiamo mangiato da Dio non ascoltato. Ma tutte cazzate, Martina, veramente. Non so come si potesse dire che abbiamo mangiato bene. Cioè, il cibo era tutto buono, non abbiamo avuto intossicazioni, cose. Anzi, ho mangiato quello più piccante di tutti. Anche Nicolas, ovviamente, che ormai a lui era rimasto solo quello, non aveva altra scelta. E vi posso dire che non sono morto. Quindi, comunque, cioè, male non mi ha... Bene, non vi posso dire che mi ha fatto bene, però male non me ne ha fatto. Siamo lì, ha equilibrato. Ciao Enigma. E dopodiché abbiamo poi deciso di sgravare completamente la serata e fare le 4:30 del mattino al karaoke. Siamo andati al Diamante, che è notoriamente un luogo, un puttanaio, però ovviamente noi lo abbiamo trasformato in un luogo di divertimento vero. Lì è un karaoke, entri, paghi la quota. Martina aveva anticipato 100 euro, fate così. Io ho anticipato, se non viene la gente stasera io mi incazzo. No, Martina, perché ti devi incazzare? Mi fate perdere 100 euro stasera? No, come ti facciamo perdere 100 euro? Incazzata nera Martina questo fatto e perdeva 100 euro. Pensa quanto vi voglio bene, ma anche noi ti vogliamo bene. Solo che una volta ci intossichi, una volta ci porti in un posto di merda per mangiare, poi ci fai i ricatti mentali, dici io vi voglio bene, io vi ho prenotato il karaoke, io ho messo 100 euro, dovete venire per forza. Se quella sera non volevamo venire, se Nicolas si sentiva male per colpa dei funghi, poi che dovevamo fare? Vabbè, comunque non è successo, in realtà qualcosa è successo, cioè Nicolas stava così. Cioè immaginate noi così. Vi faccio Nicolas. Così è stato. Così è andata la serata per Nicolas. Devastato, completamente spalmato sul divano. Non ha cantato una canzone. Morto completamente. E abbiamo fatto le 4:30. Giorno dopo. Cosa è successo il giorno dopo? Siamo allo stand. Diciamo io e Chris Fitz. Aveva le sue cose da firmare. Io avevo i volumi di Dragon Ball SD da firmare. È passata anche Daphne, la psicologa otaku. Ci siamo fatti una bella chiacchiera insieme. Abbiamo fatto un po' di contents. E poi ho intervistato di nuovo Yoshimatsu, il maestro. Però questa volta io ho fatto un po' il figlio di puttana, perché voleva disegnare Killua. Aveva detto che voleva disegnare Killua, così mi ha riportato Edoardo Serino. Ovviamente con me sul palco c'era sempre Giorgia Vecchini, bravissima, che ha retto il palco in una maniera pazzesca. Lei è veramente super brava, Giorgia, applausi solo per lei, perché è proprio un animale da palcoscenico, proprio fantastica, proprio brava. E ho fatto un po' il figlio di puttana, perché Edoardo mi ha detto no, oggi vuole disegnare Killua. Io ho detto ma vaffanculo sto Killua del cazzo, già ieri abbiamo fatto Hunter x Hunter. Ho detto no, non mi interessa, perché decido io, proprio egoista sono stato. Però vi ho dato delle informazioni in più, perché ha tirato fuori delle storie che magari la gente di Milano non sapeva. E quindi ho detto maestro, ma perché non ci parla un po' di Trigun? E comincia a parlare di Trigun. Poi io gli dico io l'autore di Trigun l'ho incontrato, è il grande Naito. E lui ha detto, l'hai incontrato? Sì. E gli ho raccontato tutta la storia, di come io ho scoperto delle cose su di lui, di come poi lui mi ha fatto un disegno solo per me. E lui ha detto, sei stato molto fortunato quel giorno, forse lo sarai anche oggi. Ho detto io, ma che sta succedendo? E comincia a disegnare. E io invito il pubblico a indovinare che personaggio stava disegnando, e dice, però tu non devi guardare. E io non guardavo. E la gente diceva dei nomi, eccetera. Poi uno dal pubblico ha detto, Vash the Stampede. E io così, ha fatto Vash the Stampede. Grande, il più forte, il maestro. Comunque facciamo tutto l'evento, bello, divertente, tutto girato su Trigun e su altri anime. Poi andiamo nel backstage. E backstage il maestro dice, tieni, questo è tuo, un bazzo. E mi ha dato il disegno di Vash the Stampede. Ho detto, tieni, questo è tuo, pigliatelo e vattene a fanculo. Un grande, il più forte.
veramente il più forte. Un fratello, veramente, con Yoshimatsu, contentissimi tutti quanti. Gon l'ha regalato a Giorgia, e poi io nel backstage c'erano dei cartoni, spaccato tutti i cartoni per trovare quelli precisi della dimensione di questi fogli, che poi sono fogli leggerissimi, io non avete idea, che tu se lo guardi si rompe. Piegati e messi dentro questi cartoni, uno per me, uno per Giorgia. Contemporaneamente, il caro Nicolas, invece, sempre dal maestro, si andava a far fare questo, fantastico. Questo era quello che faceva allo stand. Il primo giorno ha fatto 100 firme. E Nicolas si è fatto fare questo, poi si è fatto disegnare Kurapika. 100 firme, 100 firme. Doveva metterci 2 ore, ce ne ha messe 4. Distrutto. Poi Nicolas è tornato pure il giorno dopo per farsi fare Charlotte di Overlord, perché faceva Shikishi di Overlord, Shikishi di Hunter x Hunter, e ti faceva il personaggio che volevi. Solo che poi ha diminuito sempre di più i numeri perché ci metteva troppo tempo. Cioè il maestro secondo me non si è reso conto che 100 persone erano veramente tante, era tosta, complicata, veramente molto complicata. Ah, mi sono ritrovato una foto di Nicolas e GDA che hanno gli occhi a fessura. E qua stavano devastati. Questo è quello che succede quando si fanno le 4:30 del mattino. Caverna, però non hai centrato il punto nel video di oggi. Tu lo compri Dragon Ball di Gazzetta? Ma certo, Gorgoblaz, non hai centrato il punto. Ma se ho detto, va bene, mi compro pure questa. Non hai visto il video. Nicolas, ti odio, io non sono riuscita ad averne mezzo. Non è colpa di Nicolas, Sara. È colpa del sistema. È colpa del sistema. Quindi stavamo dicendo, secondo giorno di nuovo con Yoshimatsu, facciamo l'intervista, io stavo allo stand. E la sera decidiamo, in una maniera completamente folle, sconsiderata, proprio malata, non avremmo dovuto farlo, però l'abbiamo fatto. Siamo andati a giocare al MOBA, a Dragon Ball Sparking Zero. Rivincitona. E anche qua abbiamo fatto le 5 del mattino, completamente devastati, piallati. Qui non so che cazzo di ora avevamo fatto in questa foto. Ho vinto io sempre. Martina ha rotto il cazzo. Martina ha veramente rotto il cazzo, perché c'erano Martina e Alice che volevano giocare. Ho detto, ok, giochiamo. Io mi metto qua. Non mi ricordo chi aveva prenotato il tavolo, non mi ricordo. E ho detto, va bene, io mi metto a giocare, vai, è fatta. Vi faccio coaching se volete. Va bene. Martina si mette, giochiamo, e io le dico, ti spiego i tasti. E lei... Ho detto, Martina, se mi dai un attimo, io ti spiego, ti faccio giocare. Almeno c'hai i rudimenti di base. Vabbè, hai rotto il cazzo. Morta Martina, tolta. Via, togli dal cazzo. Vai, basta, hai rotto i coglioni. Poi è arrivata Alice, e Alice ha detto, mi spieghi, mi fai vedere queste cose. E Alice è bravissima nella difesa. Poi naturalmente l'ho asfaltata, l'ho devastata Alice, gli ho pisciato in faccia. Però con rispetto. E Martina è incazzata. Ho detto, guarda lei, le sta insegnando. Guarda lei. E tu rompi il cazzo. Io ti dico, se mi dai un attimo, ti dico almeno i tasti. Niente, doveva rompere il cazzo. E allora, devastata Martina. Per forza. Comunque, sì, Nicolas purtroppo ha vinto un'altra volta contro di me. Ma abbiamo giocato ore e ore, poi dopo che aveva ricordato tutti i tasti, poi ha vinto. Una partita l'ha vinta, insomma. Ma ci sta. Dopo un po' la stanchezza si faceva sentire. Terzo giorno, decidiamo questa follia. Terzo giorno con gli amici di Sakura Town si decide di fare sta cosa. Giorgia, eccola qua. Qui contenta, qua aveva già compiuto il misfatto, qua aveva già fatto tutto. Giorgia di Sakura Town dice, eccoci. Io ho la macchinetta per tagliare i capelli, l'ho tagliata a Ace, l'ho tagliata a Lumos, l'ho tagliata a tutti quanti. Te li puoi far tagliare? E ho detto, ok, siamo qua, perché no? Tanto, una sfoltita la devo fare prima o poi, no? Prima o poi ci voleva. I cazzo di capelli erano diventati troppo lunghi, quindi ho detto, boh, tagliamo un po'. E adesso mi pare che si stiano sistemando questi capelli. Diciamo, comunque una mattina sono arrivato dentro i padiglioni e c'eravamo io, Nicolas e Simone Fancazzista, e racconto questa cosa perché mi ha fatto un po' girare il cazzo. Siamo per entrare e un ragazzo entra e va verso i padiglioni da dietro, cosa che avrei voluto fare molto volentieri pure io per evitare tutta la coda, tutta la fila. Fa andare lui, a noi ci ferma e dice, no, devi andare dritto. Io mi giro e dico, scusa, ma perché quello è andato? E lui, no, ma dovete andare dritto. Non hai capito, tu mi devi rispondere, perché noi qua siamo qua per lavorare, non per perdere tempo. Tu mi devi rispondere, mi devi dire perché quello può andare di là e noi no.
Me lo devi dire, perché a lui non l'hai controllato. No, ho sbagliato. Ah, hai sbagliato con lui e con noi non devi sbagliare? Hai rotto il cazzo stamattina, quindi già accelerato. Già acceleratissimo. Simone ha detto, dai, calmati. No, ma calmati un cazzo. Calmati un cazzo. Io già stavo preso a male da questa cosa. Già cominciavo malissimo questo giorno. Sì, ma non è che volevo fare la pugnalata veloce. Cioè, non volevo fare la pugnalata veloce. Però, cioè, mi rompe il cazzo già di prima mattina e che palle. Comunque, vabbè, facciamo un paio di contents con Chrisfitz. C'è il video su Instagram. E c'era uno showcase con la maestra Harui Hirao, mangaka di Saldapress, che ha fatto Budokan e Insegnami a fare i manga. E chiacchieriamo un'oretta per parlare un po' di idol, per parlare un po' del suo lavoro, del suo settore. Mi hanno fatto i complimenti per quel panel, abbiamo lavorato molto bene, ce lo siamo preparati veramente molto bene. Grande Z che ha tenuto il palco alla grande, io gli andavo dietro sostanzialmente, però avevamo entrambi polso della situazione, cioè conosciamo la materia, quindi sono contento, cioè le persone che erano lì sono rimaste molto contente perché abbiamo raccontato bene quello che faceva la maestra mentre lei disegnava e ha fatto 2 disegni. Fun fact: c'è una ragazza che dal Giappone ha preso un aereo ed è venuta in Italia per incontrare Harui Hirao e le ha dato priorità su tutto, le ha fatto disegni, shikishi, si è messa a parlare con lei, ringraziamenti di tutti i tipi. Questa, pensate che matta, ha preso l'aereo dal Giappone, è arrivata fino in Italia perché ha detto io in Giappone non la vedo mai e questo è l'unico modo che ho per incontrare la maestra. Una fan vera, una fan sfegatata che si è fatta il giro del mondo per incontrare Harui Hirao. Quindi immaginate questa maestra quanto riesce a smuovere il cuore delle persone. Ma infatti pure il mio, io so che questi manga non sono famosissimi, so che non li leggete, a me piacciono, però piacciono, quindi quando posso io ne parlo perché sono incredibili, veramente fighi. E ha fatto 2 disegni, uno di questi è con me. Ci stava, me l'ha regalato, la maestra ha detto, toh, pigliatelo tu, ha detto. Allora, a me sapete cosa mi piace un botto della maestra? Questo modo che ha di disegnare gli occhi, questo modo che ha di disegnare gli occhi, la bocca, il naso, appena accennato, fantastico, cioè proprio pazzo, pazzesco, veramente pazzesco, bello, veramente bello. E poi, ultimo giorno, ultimo panel, l'incontro con Takahiro Yoshimatsu nel teatro, con Gabriel Croix. Abbiamo preparato delle domande per questa masterclass. Ci sarebbe stata la proiezione di un episodio di Hunter x Hunter e quindi ho fatto delle domande super specifiche proprio sulla puntata, anche su alcune cose che Yoshiro Togashi aveva fatto nel manga e che nell'anime sono un po' diverse, quindi io gli ho chiesto un po' di robe per capire come si approcciano a realizzare un'animazione in Giappone. Fantastico, ci siamo divertiti come i matti naturalmente, io e il maestro, perché lui ormai era diventato un fratello. Gabriel mi diceva ma conosci il giapponese? Dicevo non conosco il giapponese ma so quelle 2 o 3 paroline che mi fanno già capire, anticipare il discorso e potergli rispondere e dire delle cose che lui parlava, io sembrava che lo capissi tutto 100%, ma ormai eravamo diventati fratelli per questo. Comunque il maestro prima dell'evento stava spalmato nella poltrona così, come Nicolas, che quando gli ho detto vuoi riprendere questo evento per bene, visto che non hai fatto un cazzo in questi 3 giorni, almeno questo lo vuoi riprendere, perché è l'evento bello, fatto sul palco, nel teatro, capito? La location è figa, poi facciamo la masterclass, capito? Almeno questo lo vuoi riprendere bene? Ma che cazzo te vuoi riprendere bene? Comunque non ci sta una cosa buona di quel, vi ha fatto 9 minuti di video dove il telefono faceva così, cadeva dal sonno, appena si è seduto su quelle cazzo di poltrone, sono la sua criptonite, le poltrone dei cinema sono la criptonite di Nicolas, lui si siede e va in coma, narcolettico, comunque. La sera a casa di Martina, che poi ci siamo smezzati le pizze, i frittini, una buonissima cena a casa di Martina, sono stato benissimo, mia sorella. E Nicolas prende sto video, dice, vediamo com'è andata. E noi per terra a ridere stavamo, non c'era una ripresa buona, non ci stava. Martina però ha detto, ti farà fare più views questa piuttosto che aver ripreso tutto l'evento. Io
non sono per niente convinto di questa cosa, comunque. Però vabbè, l'importante è che ci siamo fatti una risata. E ci siamo fatti solo risate. A un certo punto nel cesso io ho trovato questo, nel cesso del Milano Games Week, una banana. Non so come sia stato possibile. Qualcuno ci ha messo una banana. Ho fatto degli acquisti che adesso vi farò vedere. Ed è stato una Milano Games Week che mi ha divertito. Ecco, ci sono delle cose, secondo me, che andrebbero fatte un po' meglio, diversamente. Ecco, diciamo così.